Abbiamo iniziato per Riccardo. Ciao Monica. Ciao. Conto da 5 a 1 e ci colleghiamo a Riccardo. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Riccardo si trova alla stazione dei treni ed è come se avesse voglia di prendere un treno qualunque, perché ciò che desidera è liberarsi, lasciarsi alle spalle una serie di preoccupazioni, di condizionamenti, di tormenti. Ti dà l'autorizzazione? Sì, assolutamente, ce la dà entrambi. Vibrazione. 6,5, 6 miliardi e mezzo. Consapevolezza. 155, PS. 38, Vite. 1082, Cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 25, Quanto è nella 3D, Riccardo? Quanto è nella 4D? 3D 70%. Nome del progetto di Riccardo. Diavolo in me. È come se fosse dominato da una forza e decide questa forza e lo fa rimanere in un certo senso attaccato, aggrappato a delle cose, a delle dipendenze, a delle ossessioni, delle fissazioni. Anima. Nome. È stazione. Spirito. Nome. Binario, proprio a indicare questa volontà quasi di fuga, di fuga da se stesso. Entità eteriche. Vediamo anche il diavolo se c'è. Questo diavolo in lui. Sì, c'è questo, è un demone molto rosso, proprio rosso fuoco. Lui è rosso, il demone, più c'è tutto intorno al fuoco. Ed è appunto del secondo universo. E poi c'è un gabbiano come falconiforme e 2 DL. Entità mentali. Lussuria. Mhm. E l'altro è tipo brivido. Vediamoli col livello. Lussuria è 5 o 6. Brivido anche più o meno. Brivido proprio quasi che lui avesse la necessità di alzare proprio i livelli di adrenalina dentro di sé. E lui è come se fosse in un certo senso spaccato a metà, perché c'è una parte di Riccardo che è molto, tra virgolette, spirituale, l'altra parte è molto materica ed è come se ci fosse una guerra fra queste due parti ed è testimoniata da questo demone del secondo universo che con tutto questo rosso, con questo fuoco, è proprio come se volesse alimentare questa guerra fra le due parti
E lui si vive proprio come spaccato a metà ed è quasi come se lui non volesse vedere la parte più materica, più scura e volesse guardare e forzare anche la parte invece più spirituale, più bianca, diciamo. Mhm. Mi fa proprio vedere come se ci fosse una specie di spada infilata quasi a metà dentro di lui che spacca proprio in due bianco e nero. E, c'è proprio una scissione in lui. Lui è come se non riuscisse, no, a creare un'amalgama, un'integrazione fra queste due parti. Ed è per questo che è in uno stato di continuo tormento, assillo, e non riesce a risolvere ehm, questa sua non tranquillità. Impianti. Allora, è strano questo impianto mentale perché sembra proprio una banconota verde appoggiata sulla testa. mm? Quindi c'è proprio probabilmente anche una sorta di fissazione rispetto ai soldi. Una preoccupazione costante, un bisogno magari di metterli da parte, l'investimento, comunque un attaccamento verso i soldi che ha diverse sfaccettature, diciamo, no? Diversi modi di esprimersi. E poi c'è una specie di palla, di capsula che avvolge i genitali ed è come se li rendesse ipersensibili. È proprio come se questa capsula ehm, come posso dirti, desse degli impulsi, quasi delle scariche, che partono dai genitali e arrivano poi verso la mente. Per cui proprio una certa pulsione sessuale viva, Importante. intensa, sì. Ok. Ehm, Dopo la prima sessione con me, un po' di tempo fa, Riccardo ne ha fatte altre. Queste altre sessioni hanno portato all'arrivo di queste interferenze. No, Hanno no, portato nel senso benefici? che ah, allora, lui ha sentito qualche connessione, qualche anche parola, diciamo così, di conforto in alcuni casi. Ma lui è come se lui ha fatto un certo lavoro su di sé nel corso della vita, per cui comunque una certa schermatura dalle interferenze esterne lui ce l'ha. Mhm. Il problema riguarda se stesso, è che lui, Quello che c'è da dentro. eh sì, è che lui quindi dovrebbe proprio rivolgersi maggiormente al suo interno anche nella parte proprio più oscura, più inquietante di sé, perché comunque la vera minaccia è dentro, non è fuori. Mhm. Ciò che veramente ci interferisce non è ciò che sta fuori, è ciò che sta dentro. Ok, c'è un demone. Mm. Come si chiama? Luxuria con la X. Perché senza X come sarebbe scritto Luxuria? Luxuria è un uomo o una donna? Che domanda, Sono come tu mi vuoi. eh? Oh, che risposta. Da dove viene questo demone? È una delle espressioni tipo di Satana del secondo universo. Ok. Ah, che bello, aspettavo proprio questo momento. Che corrispondenza c'è tra Luxuria e Baphometto? Mm.
Ehm, È una delle proprietà, diciamo così, delle qualità. Chiamiamolo baffometto. Baffometto è la stella con la punta in giù, perché è questa capra, con una capra maschio, dotata di attributi maschili in mezzo alle gambe, seduta con le ali, di solito con la destra in su che indica in su come in alto come in basso, no? E la sinistra che indica in giù. Nelle immagini che trovate su Google più dolci, nel terzo occhio ha la stella con la punta verso l'alto, nelle immagini originali sulla fronte ha la stella con la punta verso il basso. Seduto su un trono. Tutti analizzano Baphometto di qua e di là, ma c'è un particolare che a me ha sempre attratto molto. Ha Il seno? seno. Mm. Bravissima. Come fai a Mm. saperlo? È perché mentre parlavi Dove volevo c'era il andare lo già seno. vedevi. Mm. Il Sì, sì, seno sì. ha un bel seno di ragazza quindicenne, sedicenne, tondo, fresco, nuovo, ma è un uomo. Ha, Eh, ha gender. ops. Sì, Ops. Not sì. binary, non binario. Chiedilo a Baphometto. E lui è no gender? Ecco, c'è questo tentativo di mistificazione. Noi dobbiamo integrare il maschile e il femminile. Io sono l'integrazione. Perché? Siamo nella dualità, è il maschio e la femmina. Perché bisogna integrarlo? Questa è una dei grandi inganni. Perché? Far credere che è necessario essere contemporaneamente maschi e femmine nella materia. Invece noi dobbiamo integrare il maschile e il femminile nell'energia, nella nostra interiorità. Che? Non è una questione di esteriorità. Però integrare il maschile e il femminile fuori è invece indebolire il dentro, perché è andare a violare la natura. Esiste una natura. Qual è l'obiettivo? Eh, la liquefazione, il disfacimento, la confusione. E più sei disfatto, più sei confuso, più sei manipolabile, plagiabile, succhiabile, sfruttabile. Perché le corna della capra? Oddio, in realtà mi vengono come se fossero dei serpenti visti di profilo, due serpenti, Perché, nella dualità come se fossero due serpenti. perché questa specie di corona corno al centro della testa verso l'alto con in cima una fiamma? Ehm, Dunque, mi viene come se fosse una sfida alla sorgente. La sorgente, che è sole, viene sfidata dal fuoco, il fuoco dell'inferno. Perché solve, braccio destro verso l'alto, coagula, braccio sinistro verso il basso. Però questo è corretto, Mhm. questo è corretto. Che lo indica però. È corretto perché coagula, si addensa nella materia giù e sopra ovviamente è sciogliere, no? Dissolvere, questo è corretto. È corretto il principio di base, ma non il modo in cui viene sviluppato. Cioè questo principio che è corretto, che è inviolabile, perché ci sono delle leggi inviolabili anche per le forze oscure, viene però tradotto in maniera perversa. Perché le ali nere di Angelo?
è la totale oscurità, è l'annullamento, è l'annientamento. Sono le ali poi, per esempio anche del corvo, le ali di Lucifero. Ok, va bene, tutti quelli che sono coinvolti dalla narrativa no gender, gender non binari, tutti nel nostro cinema di questa sessione. L'obiettivo supremo è quello di far andare avanti la razza umana per vie artificiali, esistono già uteri artificiali, e fregare, come dire, questo appannaggio alla natura umana, all'uomo e alla donna. E attraverso le gravidanze artificiali è possibile maggiormente effettuare delle commistioni, delle contaminazioni, degli incroci, delle ibridazioni. E se lo si fa così su vasta, massiccia scala, allora c'è maggiore probabilità di successo rispetto al traguardo che loro vogliono ottenere, e cioè una reale fusione tra un certo tipo di entità e l'essere umano. Ok, io personalmente, per quanto riguarda la mia storia, non accetto nulla di tutto questo, non mi piegherò mai a, alla... siete tutti invitati, bisogna dire, e non più invitati o invitate, ok? Una specie di ebarese. Non mi piegherò mai a questa cazzata, se la possono mettere nel culo, questa cazzata, lo dichiaro qua e lo dichiaro mettendo al centro del petto del Baphometto il mio personale ad eternum a forma in questo caso di spada, spada quadrupla. Quindi non una lama su e giù, ma 4 lame. La ficco lì e la giro. A dimostrazione e sottolineamento del fatto che io non accetto questa porcheria e la rifiuto e la richiuso nella maniera più assoluta. Questo nel mio universo, nella mia vita e nel mio essere. Chi lo vuole fare, lo fa per se stesso. Posso aggiungere una cosa che mi è arrivata, questa informazione? Mm? È come se cercassero di sostituire madre natura con entità come Bafometto o anche per esempio Shiva, Mhm. perché mi è venuto Shiva dentro il CERN. È come se cercassero proprio di sopprimere ehm, l'aspetto natura femminile che genera e crea attraverso una immagine prevalentemente maschile, estremamente corrotta e interferita. Ah, un'ultima domanda, Monica. Tu vedi delle sostanze, acqua, cibo, Cinivac, pillola anticoncezionale, che negli ultimi anni hanno generato grande confusione nei giovani, aumento di donne verso donne, uomini verso uomini, quando fisiologicamente o a mille altri livelli non c'era questa tendenza, cioè chimicamente è stata indotta l'omosessualità o la confusione circa la propria attrazione sessuale in giovani dell'ultima generazione? Sì, è una commistione di elementi psicofisici, quindi sicuramente un martellamento di tipo mediatico attraverso tutta una serie di messaggi fuorvianti in Mm? questa direzione, e poi anche mi fa vedere questi nuovi alimenti che spesso sono addizionati di proteine. Mm. Tutto, non so perché mi viene questo. Tutti gli alimenti con proteine in realtà è come se contenessero proprio una sostanza che va a mascolinizzare le donne e a femminilizzare gli uomini. Ok. Chiusa qua. Torniamo al nostro amico Riccardo. Baphometto è presente insieme al demone, Luxuria, Sì, 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 ne è il come se capo, ci fosse in trasparenza. ne è dietro. Sì, sono come, non so spiegarti, varie espressioni, varie manifestazioni, varie forme, no? Che si possono assumere anche. Ok.
la Ok. ipersessualizzazione, diciamo così, no? A portare verso il sesso e sottrarre i sentimenti è anche uno degli aspetti di Baphomet. Ok, allora, dopo la prima sessione, Riccardo ha fatto alcune esperienze. Meditazione, dimmi se pro o contro, se sono pro, contro sono arrivate entità, impianti, pro ha ristabilito delle connessioni con la propria anima, ha aumentato le proprie frequenze, pro e contro. Allora, nel momento in cui meditava, ha notato che le persone intorno a sé o gli animali quasi si spaventavano, ok? Avevano una reazione anomala, perché era come se lui ha una capacità di meditare ed è come se questo demone si liberasse e diventasse parzialmente visibile, specialmente agli animali. E comunque nelle persone vicine si sentiva questo tipo di frequenza, perché nella meditazione lui è come se si staccasse da quella che è la mente, chiamiamola sociale, condizionata, e lasciava emergere la parte più oscura. Ah, E gli quindi, altri in qualche modo l'hanno percepita. quindi il contrario di quello che voleva ottenere lui. E più che altro è che era la prima fase. Nella prima fase è come se questa dicesse io ci sono. Nella Mm, seconda fase tu devi trasformarla. mm. Stessa domanda, ritiri con un personaggio indiano, in Italia però. Ma vedi, c'è sempre questo fatto che lui è come se andasse al ritiro avendo la pretesa di far vincere quella metà bianca. mm? E che quindi questo ritiro aderisca solo e completamente su questa parte bianca che vada a coprire il nero. E il punto è che perché ciò avvenga, bisogna fare il contrario, entrare nel nero, guardarlo tutto. Quando Mhm, si è guardato tutto quanto il nero, allora hai la possibilità di fare espandere il bianco. Però lui mhm. fa il contrario, attinge dal bianco, passa dal bianco. Ignora il Quindi, nero. sì, totalmente. E allora rimane un beneficio transitorio, anche un po' illusorio in un certo senso. Digiuno, 10 giorni. Al di Il là digiuno di... è un'esperienza interessante perché siccome lui è molto suscettibile alle dipendenze, ok? Togliere il cibo, quindi staccare un po' dalla materia, è come se gli avesse dato più pace, più serenità, meno senso di attaccamento verso le cose dalle quali dipende. Risveglio del prana. No, questo non lo vedo tanto positivo. Perché? Perché come, non lo so il perché, me lo dà come un po', non lo so il perché, nel suo caso, io non voglio generalizzare nel suo caso, no? È come se ci fosse l'obiettivo di trasformare l'energia sessuale, ok? In un'energia un po' più spirituale. mm? Però in realtà è come se si fosse attivato in lui una sorta di meccanismo di repressione, non di trasformazione. Kundalini. Risveglio della Kundalini. È molto simile, lo vedo. No, perché allora, c'è da dire che allora, la Kundalini parte dal basso, ok? Parte comunque vicinissima ai genitali, e poi la fai risalire su. Mm. Il problema è che lui ha questa ipersensibilità, ok, genitale. Mhm. Mm? Quindi, Questo inficia un po' il risveglio. eh, cioè è tutto un Eh, guazzabuglio, non so. Guazzabuglio, ok. In basso io non l'avrei fatto, diciamo, il risveglio della Kundalini se quella cosa lì non è risolta.
Diciamo No, così? sì. Ok, i nostri riflettori sono andati sulle sue esperienze, adesso tornano su Luxuria. La interroghiamo, la portiamo alla lavagna. Luxuria esce dal banco. Come è vestita oggi Luxuria in classe? Allora, se è mutaforme, ok? Quindi assume la forma ehm, seduttiva, che serve. Una gragnocca. Sì, ma è anche tentatrice, ma non solo sessualmente, ok? Ma proprio tentatrice anche di esperienze a più ampio spettro. Quindi può essere tentatrice nel senso ti offro questo drink e poi te ne offro un altro e poi un altro ancora. Ti offro un'illusione di guadagni facili, abbondanti, una Alla vita coda. alternativa. Sì, sì, sì. Come finisce la coda? Quanto è lunga? Ehm, forse 1,5 metri. Mhm, Viene. E sembra, sì, allora, può essere o leonina, la coda, mhm. oppure tipo come se fosse una specie di forcone. Al seno? Sì, sì, questa sì. La pelle è di che colore? Eh, adesso ambrata. Nuda. Sì, Genitali femminili. sì, 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 sì. Con la peluria però. E la colonna vertebrale continua nella coda, che lei muove. Sì, esatto. Ok, le dita come sono? Le mani e dei piedi. Dunque, allora dipende se intendiamo quelle che vuole mostrare, quelle un po' più sottostanti, perché quelle che vuole mostrare sono unghie rosse, laccate, belle, Mhm. seducenti. E sotto l'ologramma? Sotto l'ologramma, non so, vedo sia degli zoccolini, Mhm. sia tipo come se fosse un rapace, con quelle zampette lì, piegate. Ok, adesso al mio 3 davanti all'esterefatto Riccardo, perché questo è il suo demone, il suo progetto è diavolo in me, quindi questo è il suo diavolo. Al mio 3 prende la sua reale forma olografica. 1, 2, 3. Una forma Può? caprina. Un bafomettino, una bafomettina. Sì, Da gnocca a bafometta. sì. Cosa dice la bafometta a Riccardo? Bionda, una bafometta bionda. La domanda più specifica, quando e perché è venuta nella storia di Riccardo? Allora, ha cambiato sembianze da che lui è entrato, diciamo, nella maturità sessuale, però quando lui era ragazzino, secondo me c'era già. Ed era come uno spingerlo, che ne so, magari verso determinati tipi di esperienze per fuggire dal clima di casa. Ok? Quindi, siccome il clima di casa era pesante, era triste, era ossessivo, lui cercava magari delle esperienze di distrazione. Ecco, e quindi gli faceva vivere questo, questa fascinazione per l'esterno, verso l'esterno, ok? Verso anche piaceri effimeri, per avere un'emozione positiva, un brivido, un qualcosa comunque che fosse piacevole, non spiacevole come quello che aveva in casa. Causa esoterica del suo calo di amore verso i figli. Vediamo se è luxuria o altro. Altri. Allora, mh, è come se si alleassero Luxuria e questo gabbiano, in modo che l'ala del gabbiano va a creare proprio una specie di barriera con tutto il suo piumaggio,
Va a creare una barriera ogni volta che lui deve esprimere il proprio affetto. È come se nel momento in cui lui sente una dinamica d'affetto, inizia a prendergli il fuoco che è legato a luxuria, Mm. come se volesse ribilanciare il tutto e quindi va in un certo senso a spegnere l'affetto, ok? E ad accendere invece sentimenti più primitivi, più primordiali, più basici. Rivolti ovviamente a altre parti, non ai figli. E poi comunque altri tipi, non so come dirti, di propensioni, no? Di tendenze. Come lui dice, vabbè, ma se io mi incavolo, io gli darei un calcio al cane, eccetera. No, come dire, spegne la compassione, spegne l'affetto e invece sale quella che è una reazione proprio più primitiva, più rude. Questo è l'affetto verso gli animali. Lui sospetta vite precedenti, dove magari era un contadino che gli animali li vede come degli elementi di lavoro e quindi se si comportano male un bel calcio è tutto risolto. Sì, questo sì, ho visto che faceva tipo i salami, quindi non è che si facesse troppo problemi nella macellazione, no? Eh, ma anche rispetto, vedo a delle anatre, delle galline, tirare il collo, così, i conigli, non... Sì. Mm. Sì, questo sì, sicuramente c'è. Che Però numero? non è necessariamente questo, no? Che crea così fortemente. Mm. eh. C'è un dato nei dati iniziali di Riccardo che mi incuriosisce. Non sono entusiasmanti i suoi valori, tranne le vite. 1082, poca roba. Perché? Sono così poche. Mm, Penso che ci sia una forte determinazione in Riccardo, nel voler fare un lavoro spirituale. E quello è un dato su cui lui ha lavorato, perché lui veramente vuole raggiungere questa sua pulizia. Però il punto è che, ok, ridurre le vite, però deve anche molto concentrarsi su questa di vita, mm? Con totale eh, onestà, trasparenza, accettando anche le parti più oscure di lui. Ok, arriviamo al lavoro o comunque agli incidenti che ha sul lavoro. Mezzi e strumenti elettronici malfunzionano con lui. Questo non dipende dagli strumenti, ma evidentemente lui ha capito che dipende da lui perché hanno sempre funzionato, prima funzionavano, gli stessi datori di lavoro gli hanno detto da quando sei arrivato tu, gran casini. Causa esoterica. Mi fa vedere come negli ultimi 2 anni Riccardo sia riuscito a effettuare un controllo su alcuni aspetti di sé, ok? È riuscito a domare alcune sue parti, alcune sue pulsioni. mm? Però allora che cosa fa questo demone qui, questo Luxuria? Non potendo far leva su quell'aspetto lì, mm? Mhm. Interviene in ambito lavorativo, generando comunque una sorta di eccesso di fuoco, quindi quasi come se gli strumenti andassero in tilt, si fondono, si bruciano, cose di questo genere. Mhm. È un altro modo per poterlo interferire, visto che l'altra direzione è più difficile adesso da raggiungere, perché Riccardo ci sta lavorando seriamente. Quindi la sua anima ha scelto questa strada, perché non ha scelto la strada, che ne so, di fargli avere un incidente sul lavoro? Perché gli strumenti e non lui? Perché non gli fa venire i capelli bianchi? Perché non in un altro modo? Non gli fa calare la vista? Allora, il lento tormento, è un po' quello che caratterizza Riccardo, perché in qualche modo così si ricollega alla mamma.
Tanti episodi distribuiti è come se lo andassero a logorare più profondamente, lo collegassero in qualche modo a una sorta poi nel tempo di esaurimento nervoso, perché dici ma non me ne va bene una, e oltretutto queste cose vengono viste, no? All'esterno, vengono fatte notare, e quindi è come se in un certo senso questo patto di fedeltà con la madre fa sì che anche lui precipiti in questa voragine di, chiamiamola, esaurimento barra follia. Va bene. Causa esoterica del calo di memoria. E questa sua volontà di mantenere separate le due parti bianco-nero è come se proprio creasse una sottrazione di energia. Tutto ciò che rimane non visto, tutto ciò che rimane bloccato, quindi non lo si lascia scorrere, causa proprio questa specie di cecità mentale. Ok? Quindi lui non vuole andare a vedere, non vuole andare anche a ricordare degli aspetti della sua vita, e pertanto diventa un po' un deficit della memoria globale, complessivo. Causa esoterica della voce così durante l'esposizione dei punti, cosa insolita, perché non è sua caratteristica specifica. C'è un dissidio interiore, quindi c'era una parte di Riccardo che voleva parlare, una parte che non voleva farlo parlare. Quindi la voce risultava un po' spezzata, risultava un po' bassa, un po' incerta, perché c'è questa dualità, questo conflitto forte fra le due parti. Causa esoterica del pensiero di morte, che una volta c'era e dopo una di queste attività che ha fatto, non ricordo più se era il prana o la kundalini o il digiuno, forse il digiuno, non ha più. Sì. Come dicevo, il digiuno è stato buono proprio perché lui ha sciolto alcuni attaccamenti. E quindi diciamo così, dei suoi attaccamenti principali era proprio un attaccamento, diciamo, tra virgolette, morboso alla vita, che si traduce in paura della morte. E il digiuno l'ha aiutato a ripulirsi da questo attaccamento. Perché non l'ha ripulito da altro? E è una sua scelta di... Che te devo dire, dai? Okay. Di essere onesto con se stesso. Finché lui non è onesto con se stesso non può liberare quelle parti. Di notte ha percepito, nel dormiveglia o durante il sonno, la presenza di una maledizione, di un malocchio. C'è? Dunque, come una sorta di tentativo di spezzare il legame tra lui e la moglie. Ehm, Da parte di chi? Da parte di una figura femminile che secondo me l'ha fatto direttamente, non è che si è avvalsa di altri. Ah, ok. Ehm, È come se avesse riconosciuto che questo rapporto è praticamente indissolubile, inossidabile. Ok? Quindi in verità nessuna delle due parti, né lui né lei, avrebbero scelto, no, di sciogliere questo legame. Mm? E pertanto il disturbo che si poteva creare per minare il rapporto era doppio.
Da un lato far precipitare Riccardo in una gelosia folle, ossessiva, cieca. Mhm. Dall'altro far ovviamente stancare, no? La moglie di questa ossessione, però facendo sì che Riccardo vedesse la propria moglie come una, tra virgolette, nemica in quanto traditrice, nemica in quanto lei la causa del suo malessere nel sonno, accusandola di essere lei ad avergli procurato questo disagio fisico, maledizione. Mhm. Perché questa figura femminile esterna voleva proprio che Riccardo avesse in cattiva luce la moglie. Ok. Va bene, allora, questo è un gioco virtuale, ha delle regole che abbiamo di fatto inventato noi. Oggi diciamo noi siamo d'accordo con queste regole, non siamo d'accordo, però le abbiamo inventate noi, le abbiamo accettate noi, le abbiamo sottoscritte, se no non scendevamo. Esistono delle violazioni di queste regole e queste sono le fatture, i malocchi, le maledizioni, che a me irritano particolarmente, perché se si gioca alle regole, se no si va a casa. No? Barare, i bari a me non interessano. Come esiste un malocchio, esiste quindi un problema, esiste un antidoto. E noi che siamo qui ad analizzare il codice macchina del programma, gli 01011100, vediamo subito qual è l'antidoto di questo malocchio. Tuttavia, nella storia di Riccardo è lui che ha voluto l'esperienza di questo malocchio. Sto chiamando malocchio, se magari poi è solo una maledizione, è solo una legatura d'amore o quello che è, non ci importa, chiamiamolo malocchio. È lui che l'ha voluto. L'ha voluto per capire delle cose. Questa, Riccardo, è la cosa più importante di tutte. Mm. Quali sono le cose che vuole capire attraverso questo malocchio? Che l'hanno portato a dire sì, dai, lo faccio, questa esperienza del cavolo la faccio. Che l'attacco viene da fuori quando sei tu che ti attacchi dentro. Quando tu non sei alleato di te stesso, di tutte le parti di te stesso, ricevi per forza degli attacchi fuori. Se tu sei realmente amico di te stesso, quindi accetti tutte le tue parti, ammetti le tue scivolate, i tuoi errori, le tue parti di buio e scegli di trasformarle, ma guardandole tutti, non esistono veri grossi attacchi esterni. Ok, sono meteore passeggere, sono sassi nelle scarpe, sono momenti transitori di cui ti liberi. Ma se c'è questa conflittualità in te, tu non accetti delle parti di te, il nemico che hai tu dentro lo trovi per forza fuori, che ti crea questi disagi. Ok, perfetto. Facciamo quindi il lavoro per la persona che ha fatto questo malocchio, più che altro. Dove è l'antimalocchio? Nella Matrix. Il codice, ovvero cosa fare per eliminarlo. Ehm, Fare pace con se stessi. È l'unico modo per sciogliere queste cose. Ma per fare pace con se stessi bisogna guardare tutto, osservare tutto, accettare ogni cosa, ogni esperienza, senza giudizio, con grande amore. Permettere di amarsi. È impossibile davvero provare questo forte amore che lui vorrebbe provare per l'esterno, che siano figli, moglie, eccetera, se prima di tutto lui non porta amore dentro di sé.
per le proprie debolezze, perché lui ne ha di debolezze, le può amare, può dire fino a questo punto io sono stato così e ho fatto così. Basta, mi amo e scelgo di togliermi da questo, di prendere un altro treno, ecco. All'inizio della stazione lui cercava un treno, ha preso un treno nella sua vita, adesso lo può cambiare. L'autore del Malocchio, l'autrice, l'autore del Malocchio, è pronta al colpo di coda? Mm, Alla sberla in faccia? allora, non penso che sia la prima volta che lei fa questo, ed è come se lei avesse alleate delle entità, ok? Mhm. Che le filtrano, fanno come da barriera, da filtro, per attenuare il colpo di ritorno. Io vedo come una pedana di metallo, questo è il Malocchio, tirata giù, che sotto ha delle molle, quattro molle, delle molle, tirata giù a schiacciare le molle e agganciata con un gancio. Nel momento in cui si stacca, sopra questa pedana c'è il malcapitato. Nel momento in cui il malcapitato scende dalla pedana e dà un calcio al gancio, la pedana torna indietro in faccia alla velocità molto sostenuta del proprietario, del creatore del Malocchio. Certo, infatti questo è il colpo di ritorno, però nel momento in cui appunto la pedana dovrebbe andare in faccia a questa donna, è come se le entità creassero una sorta di barriera di attutimento del colpo Della signora. della signora, sì, Perché? Così che lo continui a fare? e certo. Ok. La signora deve decidere se tenere questa entità o prendersi il colpo in faccia in pieno viso, con tutta la sua forza. In realtà è stata un'operazione abbastanza blanda, non è Mm. di chissà quale portata, eh. Infatti non è che ha avuto proprio delle conseguenze devastanti, ci sono lavori molto molto più pesanti. Ehm, Meglio, imparerà la lezione, ma non finirà, diciamo, all'ospedale. mm, esatto, Ma la pedana è stata liberata da Riccardo? sì, Non ancora. è stata, Sì? sì, 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 sì. Un pochino aveva già iniziato a liberarla, perché è come se sopra ogni cosa lui mettesse il rapporto con sua moglie, in parte perché è come se la vedesse una sorta di incentivo, spinta alla propria purificazione, alla propria salvezza. E quindi è come se fosse in cima a tutto il rapporto con la moglie. Ok, un bel calcio al gancio e via. Mm. Sì, sì, è come se questa donna, ricevendo appunto la pedana, le venisse una tumefazione nella parte sinistra del Spacca il viso. naso? Sì, parte però del setto sinistro. Il maschile. No, è femminile. Perché il Sì, femminile? Perché il sinistro? perché era improntata su questa specie di legatura, Ah, ok? Nel far vedere la moglie in cattiva luce, come hai ragione. traditrice e come lei autrice di questa maledizione. Mm. E Lei quindi non ha le colpito ritorna lui, quello. ha colpito No, no. lei. Mm. Sì, certo, è ovvio che lui ha sentito fastidi, dolori, eccetera, ma era lei che doveva essere annientata in un certo senso, no? Agli occhi di lui, perché poi l'obiettivo, insomma, abbiamo capito che era lui. Mm, Ok. vabbè. Causa esoterica dell'attaccamento ai soldi. Sì, questo impianto mentale a forma di... è proprio una banconota verde, no? Che non so, un po' mi ricorda il dollaro, un po' mi ricorda la banconota da 100 euro, ed è proprio come se condizionasse molto i suoi pensieri, le sue decisioni.
Quindi soldi che vanno messi da parte, soldi che vanno investiti, soldi che devono essere guadagnati, guadagnati, guadagnati. Ehm, è sempre questa parte più materica di lui. E funziona? Perché Guadagna più soldi? è ossessionato, ecco. Mm? Anche Diavolo in me è una di queste gabbie che gli propone, è anche questa dei soldi, la gabbia dei soldi, come un pensiero costante, una preoccupazione e un obiettivo continuo. Funziona la sudditanza ai soldi, certo. Causa esoterica della, a volte, dipendenza dall'alcol. Sì, sì, è proprio tutta questa presenza, no, di questo diavolo in me come progetto e luxuria che gli propone questo eccessivo attaccamento alle cose materiali. Uno di questi Propone questo attaccamenti che era attaccamento proprio alle cose proprio. alle cose Ok, perché ne parliamo un materiali, po'. sì. Per Ah. esempio, l'attaccamento morboso alla vita, quello l'ha tolto, infatti non ha più la paura della morte, però gli rimane appunto l'attaccamento, per esempio ai soldi, l'attaccamento all'alcol, che sono tutte cose che abbassano le frequenze dell'essere umano e tendono proprio a mantenerlo molto basico. Va bene, una delle sue vite che lo collega al nostro paese, lui non è italiano. Dunque, mi Esiste? vengono dei formaggi, come se fosse un produttore molto stimato di questi formaggi che vanno appesi, non so, ma tenuti in alto, mi Caciocavallo. fa vedere. Ecco, Mhm. bravo, esatto. E, e ne producesse di un certo livello. E quindi come se avesse avuto una sorta di riconoscimento anche da parte del paese, di alcune persone, in Italia appunto. Beh, lui si domanda dove vivere in futuro, dove considerare casa. Una risposta non c'è se non in se stesso, ma tendenzialmente cosa vedi su questo punto? Mm. Allora, la Liguria la vedo bene. Ehm, io penso che a lui piaccia stare in Italia, cioè che è un'aria buona per lui. Un'aria buona. Sì, Che aria c'è in Italia? ovviamente non è l'aria che va bene per tutti, ci mancherebbe. Mhm. Però è come se ci fosse la possibilità di trasformare in maniera molto più accelerata qui. Se parte dalla nostra volontà è come se fossimo sostenuti da una sorta di ehm, carburante continuo, ecco. Stanno spruzzando ossido di ferro, di grafene, Eh, spacciata per sabbia. sì, purtroppo sì. Con che fine? Qua Fine per finale. esempio mi dà fine respiratorio. Ecco, perché è da un po' di anni che stanno cercando proprio di intaccare, prima in un'altra maniera, no? La zona proprio polmonare, che è proprio il discorso della respirazione, della connessione Quindi e comunque allergie. del cuore. Certo, ovviamente allergie, sì, C'è come primo step, un forte aumento delle allergie ultimamente. sì. Bene, non hanno il mio consenso. Vadano a farlo in un universo in cui io non ci sono, perché non lo accetto. Sono le battute finali queste? Sono le battute finali, però è naturale che le battute finali non significano una settimana, un Mhm. mese. Cioè, bisogna anche considerare questo
un lungo periodo in cui c'è stata questa dominazione delle forze oscure. Quindi comunque è un processo. Secondo me ci vogliono alcuni anni, però adesso sta andando molto velocemente e ci sono insomma tanti risultati, e tanta liberazione, tanta purificazione. Ma io per esempio davanti alle solite notizie, questo con la paralisi, quell'altra con la paralisi facciale e così via, molti si indignano, io rido. Io dico bene, cambiamenti, evviva. La Certo, staticità mi spaventa, mi preoccupa, non i cambiamenti. Per quanto i certo. cambiamenti possano essere assurdi, ridicoli. Alluvioni, ma bene non dico, ma evidentemente o vincitori assurdi di competizioni canore che non venderanno un disco neanche pagato, tutti si indignano, perché non lo vendono, perché non c'è un mercato, tutti si indignano. Io dico, ok, siamo alla frutta, bene, viva, sono alla frutta. Va bene, Riccardo, adesso è a un bivio. 3D o Sì. 4D? Se va nella 3D, resta nella 3D, va al cluster, toglie qualcosa e la chiudiamo qui. Se la racconta. Se vuole andare nella 4D, significa cambiare coraggiosamente tutto. E quindi nel cluster, che di solito è un terreno, va a scavare, va a trovare la radice di quelli che saranno i suoi contratti. Li vede come rape, benissimo, li vede come libri, i libri hanno una radice nel terreno. Bella questa immagine. I contratti e le sue radici. Andiamo al cluster, come li vedi? A proposito di radici, come se fosse un pozzo che va giù in profondità. Lui vuole andare a vedere la fine del pozzo? No. E... Allora, quello che mi viene è, lui, allora, è come se avesse bisogno di fare una cosa, allora noi facciamo questo lavoro, però è come se lui avesse bisogno poi di consolidare questo lavoro con una cosa fatta in movimento. Cioè tipo come se decidesse, metti per una settimana di andare tutti i giorni in bicicletta. Quindi è una sorta di revisione di se stesso e della propria vita mentre si muove. Mhm. O se È vuole un correre. esempio, Sì, sì, sì. O ma se un vuole movimento correre suo, mentre lo non fa. su una macchina. No, Moto, penso di no. macchina. Penso che sia attivo fino in fondo, perché è come se dovesse anche sudare, espellere. Beh, c'è uno yoga camminato, no? Sì, ma è lui che deve rendere conto a se stesso, senza nessuno, diciamo così, che lo guida, senza Sì, sì, sì. mm, Però si dice che uno può fare yoga camminando, ma yoga, meditare, meditazione, camminando. certo, certo, sì, solo che è un movimento abbastanza intenso. Non è, almeno io non lo vedo come una camminata lenta nel suo caso, perché è anche proprio un modo per scrollarsi di dosso delle cose, per farle uscire, per sfogare. Il movimento associato al cambiamento. Beh, posso dire che ci sta. Mm, Quel famoso, l'avevo accennato in un'altra sessione, quel famoso viaggio in bicicletta da Milano a Roma per me è stato un viaggio interiore, sì, dove sono esatto. partito X e sono tornato Y, sono arrivato Y. E pedalavo con, Mm. ovviamente non esistevano bici elettriche né mai ne comprerò perché non credo nella bici elettrica, poi non ha senso la bici elettrica, la bicicletta è fatta per muovere i piedi e le gambe. Va bene, quindi siamo al cluster. Mm. Questo pozzo molto profondo e, ed è il concetto che dicevi tu delle radici sottoterra, un qualcosa che va proprio giù.
in Voglio alla fondo. presenza del cluster di Riccardo tutti i Riccardo che vogliono venire Mm. a cerchio, intorno al suo cluster. Il Riccardo del passato, il Riccardo del presente, il Riccardo uomo, il Riccardo marito, il Riccardo in tutte le sue 1082 vite, il Riccardo coraggioso, il Riccardo non coraggioso, il Riccardo iperonesto, il Riccardo onesto, tutti. Lo spirito, l'anima, il Riccardo emozionale, il Riccardo fisico, se viene, e il Riccardo mentale. Sì, Il ci sono Riccardo su, tutti. il Riccardo giù, il Riccardo che pensa sempre a Luxuria, la bellissima donna con la coda. Tutti, quando sono arrivati tutti, se vuole si uniscono in uno e il Riccardo agisce. È proprio felice in questo momento Riccardo, dice grazie, vi aspettavo. Non riuscivo a trovarvi, sono contento che siate venuti voi da me, al mio cospetto. È come se iniziasse a prendere un Riccardo e a metterselo all'interno. E lo fa velocemente con entrambe le mani e le braccia. Prende un Riccardo, lo mette dentro di sé, e l'altro, e l'altro, e l'altro. E mentre mette ognuno di questi Riccardo dentro di sé, non rimangono più separati, come adesso che tu li hai chiamati e sono distaccati uni dagli altri, ma arrivassero proprio a una fusione, gli uni con gli altri all'interno di Riccardo. E arriva all'ultimo, che è Riccardo, lo chiamerei il giudice supremo. C'è anche quel Riccardo lì, molto severo, inflessibile, implacabile contro se stesso. L'ha lasciato per ultimo, perché è come se avesse un po' paura di quel Riccardo lì. Adesso è di fronte a lui, a questo Riccardo che è Giudice. un supervisore, giudice, censore. È lui, eh? Sempre lui. Certo, Che sempre fa? lui. È come se gli puntasse il dito addosso, per farlo sentire piccolo e sbagliato, difettoso. Riccardo, sostenuto dall'unione interiore di tutti gli altri Riccardo, è come se avesse un movimento di coraggio, di forza e anche di saggezza nel comprendere che anche quel Riccardo può essere assimilato, integrato con gli altri. Lo fa con il palmo della mano destra, prende questo Riccardo giudice e lo mette all'interno del cuore. C'è un solo Riccardo adesso. Sì, esatto. È rimasto uno che sintetizza tutti questi. E che fa? È come se si sentisse contemporaneamente pieno, arricchito, ma anche alleggerito. È come se quasi si fosse, come posso dirti, confessato, liberato, ehm, in parte anche perdonato. E allora decide di prendere con le due mani il pozzo e di strapparlo da terra. Come se fosse una carota vuota. Infatti, E che ne fa? lo lancia all'interno del portale definitivo. Dal lato della testa o del fondo del pozzo? Mi sembra dal lato del fondo del pozzo. C'è altro da mettere lì?
vuole colmare questo cratere nella terra che si è formato, ed è come se in un attimo gli mettesse ovviamente della terra a compensazione di questo vuoto che si era creato, e fa una specie di semina rapida e spuntano dei girasoli, e questi girasoli sono al contempo il suo ad eternum. Perfetto. Avatar. Prima c'era tipo un vigile alla paletta, che gli diceva che cosa doveva fare, cosa era l'obbligo, qual era il divieto, la strada da prendere, che era per forza quella. Ma onestamente non c'è più, visto che è rimasta solo la paletta del vigile, e allora Riccardo la butta via nel portale definitivo. Con questa condizione, Diavolo in me esiste ancora? E con molta fatica l'ha tolto. Esiste ancora il falco, Luxuria il demone e i 2 DL? No, Lussuria, l'entità mentale, e Brivido? no. Gli impianti? Dunque li ha tolti, e deve solo, diciamo così, curare questa condizione di integrità. Vibrazione? 128, Consapevolezza? 181, PS? 56, Vite? 1016, Cervello, capacità medianiche? 9 e mezzo, Suscettibilità ipnotica? 42. Quanto nella 3D, quanto nella 4D? 3D 45. Ottimo. Messaggio di Riccardo alla moglie. Sei la mia stella polare. Mi guidi in mezzo all'oscurità, in mezzo a ogni tempesta. Messaggio a se stesso. Sono stato molto duro e severo con me. Da ora sarà differente. Come lo vedi? Sempre con il treno? In partenza? In partenza molto alleggerito, come se scegliesse una destinazione e poi in quella destinazione che sceglie scende e inizia appunto a muoversi fisicamente, che potrebbe appunto essere una corsa, che potrebbe essere, che ne so, il noleggio di una bicicletta. Va Anche bene. per allontanarsi dai suoi luoghi consueti, Ok. per permettersi di guardarsi completamente in maniera neutra.
La moglie ha partecipato alla sessione? Eh sì, è come sollevata. Come la vedi adesso visivamente? È come se si fosse data delle risposte a delle domande che si poneva da tanto tempo. Quindi da un lato ha anche pianto durante questa sessione, però dall'altro è un misto, diciamo così, di emozioni, ma c'è tanto sollievo. Va bene, sei pronta a tornare? Sì. Disconnettiti